Una persona straordinaria, possiamo dirlo. Altruismo e umanità sono le parole per descriverlo. Il nostro invitato di oggi è il signor Maurizio Zuberbühler, italiano di origine ma ormai adottato ivoriano, che si dedica al volontariato nell'associazione Au Pas du Cœur. Oggi parleremo proprio di volontariato. Buongiorno signor Zuberbühler e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Possiamo darci del tu? Certo. Ok, grazie. La mia prima domanda è: com'è stata la tua prima esperienza di volontario in Costa d'Avorio? La mia prima esperienza di volontario è stata positiva nel fatto che ho trovato dei pazienti e parenti molto fiduciosi all'associazione e questo mi ha fatto molto piacere come inizio del loro percorso. Dovrei dire che sono un po' rimasto per il fatto che non ho visto volontariato da parte dei cittadini dello Stato per queste persone portatrici di malattie rare e questo mi ha fatto un po' da pensare. Ho notato che manca personale di volontariato come esiste in Europa e in tutti i paesi europei. Ci sono persone che fanno molto volontariato di sua spontanea volontà. Ho visto che qui come popolazione e cultura manca molto per dare un sostegno ai parenti ed alleggerire un po' il suo lavoro verso i suoi pazienti. Questo è una cosa che bisogna un po' creare. Dal fatto che dice che in Europa ci sono associazioni di volontari, pensi che sia possibile riprodurre questo sistema in Costa d'Avorio per aiutare le persone vivendo con delle malattie genetiche rare? Certo che sì, che si può riprodurre. L'importante è che le persone vengano a conoscenza di queste associazioni di volontariato per poter aderire e imparare a conoscere cosa vuol dire il volontariato. Non è un lavoro redditizio, non è un lavoro che si occupa per guadagnare, è un lavoro di volontà propria per aiutare chi ha bisogno. Quando arriveremo a questo punto che le persone capiranno cos'è il volontariato, che si crea un vero volontariato, allora potremo aderire per aiutare queste persone che ne hanno bisogno veramente. Poi, una volta create queste persone, che avremo il numero, si può fare molto di più. Sicuramente avremo bisogno anche di altre persone, per esempio per enti pubblici, il Ministero della Salute, perché da soli non si può fare tutto a questo mondo. Però con l'aiuto di altri potremo avere bisogno di mezzi di trasporto che ne fa necessità anche il volontariato per poter andare a casa di ognuno delle persone malate, prelevarle e poterle portare come tutte le persone umane che fanno giornalmente, portarle a destinazione, i bambini alle scuole, gli adulti nelle palestre che hanno bisogno per muoversi, a fare anche la spesa, perché no? Se il familiare è occupato o si ammala, cosa fanno queste persone? Rimangono sole? No, se c'è volontariato, ecco che è lì pronto nel momento del bisogno per poterle aiutare queste famiglie. Certo che qua deve mettersi una mano nella coscienza anche il Ministero dello Stato, il Ministero della Salute. Lui ha potere ancora più forti per aiutare le associazioni di volontariato e per aiutare queste famiglie. Si può fare molto, molto, molto di più da zero come siamo adesso, perché adesso non c'è niente. E allora parenti e pazienti devono lottare con le associazioni di volontariato, lottare contro anche lo Stato per farsi aiutare perché tutti possano essere socievolmente uguali agli altri, perché non è detto perché uno è malato di malattie rare e non può frequentare palestre, scuole o altre cose
che è limitato su tutto. No, non è vero, la sua mente può superare uno fisicamente sano. Lui può diventare un professore, insegnare agli altri, non solo a livello di sport, ginnastica, cantare, ballare, ma anche a livello di cultura. Cultura cosa vuol dire? Può diventare un professore di medicina, può diventare un professore di chirurgia, cose che mancano ancora anche lì attualmente in Costa d'Avorio. E ora perché privare e bloccare la mente di queste persone che potrebbero dare anche loro qualcosa di suo? Cosa si potrebbe fare per far vivere al meglio le persone portatrici di malattie genetiche rare in Costa d'Avorio? Per far vivere meglio le famiglie e di conseguenza anche i parenti si potrebbe fare qualcosa. Noi già stiamo facendo come associazione Opagicare, però logicamente non è sufficiente perché le persone sono tante e la popolazione sta crescendo anche nel fatto di malattie rare. E qua ho visto che non c'è ancora nulla, nessuno che sta facendo nulla, se non che neanche il Ministero della Salute ho visto che è assente. E qui avremo veramente bisogno anche di lui perché è in prima linea, perché lui può fare con mezzi importanti, e può fare perché attualmente queste persone non hanno adesione a visite, analisi gratuite, lì sono costose, e non avendo accesso alle analisi gratuite non possono andare a farsi visitare, sicché rimangono come sono nelle loro case, assenti da tutto e da tutti. E qui dico che bisogna essere tutti assieme, andare a chiedere aiuto al Ministero della Salute, al Ministero degli Affari Interni per la società, che si mettano una mano sulla coscienza che il popolo fa parte anche le persone malattie rare, non solo sane, perché il popolo è fatto di tutto e di tutti. E io penso che anche nel loro campo, nelle loro famiglie può esserci qualcuno che sta male. E allora dico, si mettano una mano sulla coscienza e provino a pensare che queste associazioni, queste persone malate hanno bisogno di loro, di essere aiutati attraverso mezzi, attraverso ospedali, attraverso visite gratuite, analisi gratuite, così che possano vivere un po' meglio tutti quanti, che ne hanno diritto tutti. La nostra piccola intervista è giunta alla sua fine e ti ringrazio per il tuo tempo e il chiarimento che hai fatto nel volontariato. Speriamo che le persone che ascolteranno e guarderanno il video faranno un buon uso delle tue parole. Grazie mille e speriamo di poter avere un'organizzazione di volontari in Costa d'Avorio nei prossimi anni. Grazie. Lo spero anch'io. Grazie a tutti.